Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche disponibili per le sorprese del prossimo trimestre. Ok. Ragazzi, abbiamo la carta della torre. Periodo di stravolgimento, mi verrebbe da dire. Quando c'è la torre ci sono sempre dei cambi abbastanza importanti, devo dire. Normalmente sono cambi dovuti a un crollo dell'ego, cioè è come se si avessero certe ideologie, certe credenze, se ci si appoggiasse su certe cose che ad un certo punto si fanno crollare o crollano per eventi esterni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come integrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email, nel caso vogliate contattarmi per una consulenza privata, e trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia della sorpresa o delle sorprese del prossimo trimestre. Considerata questa torre, potrebbe esserci uno sconvolgimento, mi viene da dire, piuttosto importante della vostra vita. Allora, partiamo con un 5 di bastoni, un 6 di pentacoli, un 7 di coppe, abbiamo la carta della morte, il carro, la carta della stella, qui se ne sono girate un po'. Allora il 10 di bastoni diciamo è quella ufficiale, quella che si è girata. Adesso andiamo a vedere quali sono anche queste altre due. Re di pentacoli e cavaliere di bastoni, ragazzi. Qua mi sa che tra un po' devo prendere un tavolo più grande. Ok, partiamo da questo 5 di bastoni. Mi suggerisce una situazione o un momento dove potrebbe esserci qualche conflitto con una o più persone. Quindi per qualcuno si potrebbe trattare di una situazione lavorativa, per qualcun altro di una situazione magari anche di tipo familiare. Adesso sapete che siete tanti, ognuno di voi adatti la lettura alla propria realtà. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Allora abbiamo un appeso e un carro. Credo che potrebbero esserci come delle divergenze con qualcuno, con un gruppo di persone o con una persona sola, su che tipo di direzione dare o alla relazione o alla situazione. Con il carro è come se ci fosse o una scelta da dover effettuare o una direzione da dover dare. Di solito è una carta molto potente che parla di movimento, però la cosa curiosa è che abbiamo anche un appeso sopra, che è una carta invece di fermo. Quindi è come se aveste bisogno, o diciamo ci fosse una situazione di partenza dove c'è bisogno di vedere le cose da un'altra prospettiva, anche dal punto di vista dell'altra persona. Andiamo a vedere questo 6 di denari. Abbiamo una regina di pentacoli,
5 di pentacoli, recupero una carta che è caduta, e asso di bastoni. Mi suggerisce il 6 di pentacoli, vedendo anche la torre e questo asso, che per qualcuno potrebbe esserci come una rottura di certi equilibri, una rottura di certi contratti. Vi dico, potrebbe anche, soprattutto se sono contratti magari aziendali o beh, anche se si trattasse di un divorzio, anche se qua non lo sento tanto, sento più come se fosse una questione magari lavorativa o familiare, però io ho come l'idea che la torre, come vi dicevo, mi viene da dire presa di consapevolezza, perché è come se ci rendessimo conto che quello che abbiamo creduto fino a questo momento non fosse più valido. E qui è un po' la stessa cosa, cioè pur di diventare una regina di denari, quindi di diventare padroni della situazione, anche un po' come ci suggerisce il carro, si è disposti a interrompere certi patti, certe alleanze, certi equilibri o certe relazioni o anche contratti, nonostante per qualcuno questo voglia dire perdere del denaro, ok? Quindi è come se si stesse valutando che scelta prendere, perché ovviamente se io lascio questa relazione, questo contratto, se decido di sciogliere il contratto c'è una penale da pagare, no? Per esempio. Quindi ho come la sensazione che la scelta potrebbe essere quello. Se non fosse la penale potrebbe essere la casa in cui sono, se fosse un divorzio, ipotesi, potrebbe essere appunto il perdere una casa, perdere dei diritti, però io sento che a un certo punto non ve ne fregherà niente di perdere quella roba lì, perché? Perché si aprono, si potrebbero aprire con questa nuova azione, con questo gesto, si potrebbero aprire effettivamente delle nuove possibilità. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Ci sono come delle nuove idee, wow, mondo e fante di coppe, nuove idee, nuove prospettive, nuove possibilità. Diciamo che iniziate a pensare e a vedere strade da percorrere che fino a questo momento non avete visto. Se fosse una questione lavorativa, ma anche quella che vi dicevo prima di residenza, di casa, si vede, si inizia a vedere anche con la carta del mondo la possibilità di trasferirsi. E per qualcuno è proprio un trasferimento lontano da dove si è adesso o lontano da questa persona. Se fosse un'azienda, ci potrebbe essere un trasferimento da un punto di vista fisico dell'impresa oppure un distanziamento a livello di prodotto, per esempio, no? Voi collaboravate con una persona e vendevate, non lo so, block notice, agende e voi vi staccate da questa persona e iniziate a contemplare anche, non lo so, il mercato dei diari segreti, il mercato del journaling, insomma, è come se vi si aprissero delle nuove possibilità. Secondo me la torre qui è molto vantaggiosa. Andiamo a vedere la morte. Regina di coppe e 7 di coppe. Guardate, io ho la sensazione che finalmente vedrete chiaro. Il punto qual è? Anche se questo progetto è nato con voi, se questa situazione, diciamo, è stata portata avanti da voi per tanto tempo, è come se fosse il vostro cucciolo, il vostro bambino, mi viene da dire. È come se nel prossimo trimestre, ragazzi, lasciaste stare tutti i sentimentalismi e faceste quello che si deve fare fondamentalmente. Sento che qui è come una sorta di liberazione da qualche contratto, da qualche vincolo, da qualche equilibrio un po' forzato, mi verrebbe anche da dire. È come se qualcuno arrivasse da un momento dove si tende a perdonare tutto del socio, del partner, della persona con la quale insomma avete costruito questo qualche cosa. Potrebbe anche essere un collega di lavoro, per qualcuno.
tipo, ok, decido di rompere i rapporti con questo collega e mi faccio trasferire di reparto, di città, insomma. Andiamo a vedere questo carro. Cavaliere di Pentacoli, 8 di Pentacoli e 2 di bastoni. Io ho anche la sensazione che potrebbe essere un cambio di lavoro completo, cioè fino ad adesso ho fatto, non lo so, ho ristrutturato case, mi sono occupato di allestimento interni o arredamenti o cose di questo genere e cambio completamente settore, vado nel mondo delle bambole, ipotesi. Devo dire che questo cambio, la presa di consapevolezza arriverà, o comunque questa rottura di schemi, rottura degli equilibri, arriverà in modo abbastanza repentino. Però poi il come muovervi ci vorrà un attimo capire, perché di idee ce ne sono tante, ne avete perfino 7, mi viene da dire. Avete 2 volte 7 di coppe, è un'energia molto forte. Ok? Solo che è come se avesse bisogno di filtrare queste idee, perché il 7 di coppe è vero, parla di idee e di possibilità, ma è anche una carta che parla di illusioni. Quindi è come se doveste capire bene quali sono idee utopiche e quali in effetti invece si possono realizzare. E nel prossimo trimestre avete anche un cavaliere di pentacoli, io sento che ci andrete molto con calma, nello scegliere che tipo di strada percorrere. Avete anche la stella al contrario, è come se avessi bisogno di fissare nuovi obiettivi. Andiamo a vederla. Qui abbiamo 9 di bastoni, il sole e l'imperatrice. Datemi una carta per il sole. Re di bastoni. Qui si tratta, ragazzi, di prendere in mano il vostro potere personale. Il re di bastoni è un re che non è che domina, però gestisce molto bene il fuoco che ha dentro, mettiamola così. E poi abbiamo anche l'imperatrice, che appunto è una carta che mi parla di concretizzazione. Sento che il prossimo trimestre il cambio, la sorpresa sarà la rottura di qualche cosa di stabile che voi avete in questo momento. Per darvi qualche indizio, potrebbe essere una relazione o una situazione dove c'è conflitto, ok? Dove si tende a chiudere tutti e due gli occhi per non vedere le cose, dove si tende a passare oltre, dove si vorrebbe fuggire anche in qualche caso da questa situazione, però vi dico che è facile, è probabile che si rompa qualche tipo di equilibrio in questo senso. Il che dà la possibilità a questo 7 di coppe di apparire, quindi le possibilità. Tenete presente che avete anche il mondo, quindi o si parla di trasferimenti o si parla proprio di conclusione di cicli, mondo e morte. Qui bisogna semplicemente farsene una ragione, anche se andrete a perdere del denaro, però questo movimento, questo passaggio vi darà poi la possibilità di capire qual è il vostro sogno, il vostro obiettivo e come fare per perseguirlo, ok? Qui abbiamo un sole che è girato al contrario, come se aveste bisogno di prima capire e poi esprimere la vostra essenza. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni. Abbiamo un 10 di spade, che è l'arcano minore della morte, e un 3 di coppe. Sì, sì, 10-10. Qui è come se doveste lasciare indietro vecchie amicizie, vecchie relazioni, vecchie... Mi viene da dire non va attaccate al denaro, soprattutto mi parlano di dividendi, ho sentito proprio la parola dividendi. Quindi, siccome siamo a febbraio ed è effettivamente il momento in cui si fa il bilancio dell'anno precedente e c'è, adesso dipendendo dall'azienda, però si ripartono appunto i dividendi, se qui c'è un qualche cosa che non vi torna con questa persona, piuttosto perdete i dividendi, ma staccatevi da questo vincolo che porta conflitti e andate per la vostra strada, mi viene da dire. Secondo me qualcuno farà come una valutazione di quello che può fare. Potrebbe anche essere un cambio di vita a 360 gradi, perché vedo anche sia il trasferimento che il lavoro, come vi dicevo. Quindi può essere che qualcuno dica no, boh, basta, mi sono stufato di stare in questa azienda e me ne vado.
in questa famiglia, potrebbe anche essere famiglia aziendale piuttosto che famiglia di sangue piuttosto che di anime. Però qui sì, c'è proprio come un taglio, una chiusura, per poi arrivare, adesso voi qua non lo vedete più, a questo re di pentacoli, come un nuovo modo di vivere la realtà, con più determinazione, con più passione, con più capacità di gestione del proprio tempo, delle proprie risorse, delle proprie doti, del proprio denaro. Ho come l'idea che questa rottura sarà un toccasana per voi perché vi darà la possibilità di andare più verso una strada che è in allineamento con la vostra essenza. Guardate ragazzi, c'è il mondo, c'è un risultato che si raggiunge. Ok, allora adesso andiamo a vedere per darvi una mano queste carte che indicano una difficoltà che voi potreste vivere in questo momento. Due difficoltà, possono risuonare oppure no, Perché mi è difficile farmi aiutare o perché mi è difficile sperimentare il nuovo. Guardate, vi metto qui l'asso di bastoni lì di fianco perché è proprio per questa carta. Adesso vi do una carta che potrebbe rappresentare una credenza limitante che voi avete inerente a questo tema. Perché mi lascio influenzare da ciò che pensano gli altri. Wow! Ok, e ora abbiamo una di queste carte che sono un pensiero su cui riflettere per capirsi meglio, insomma. Mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi. Che interessanti queste due. Fatemi sapere poi ragazzi nei commenti se vi risuona perché sono interessanti, belle introspettive. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Ok, allora abbiamo vivi il momento. Lezione di oggi. Nel giorno di oggi sforzati di vivere nel momento. Parla solo di cose positive nella tua vita e evita di tirar fuori il passato, specialmente ricordi o situazioni negative. L'obiettivo? Sperimentare quanto è difficile vivere nel presente. La guarigione migliora rapidamente se ti concentri nell'ora, nel qui e ora. Ok, ultimo mazzo di oracoli per concludere la lettura. Fatemi sapere poi ragazzi il cambio quale sarà, magari non so a fine trimestre. Pace. Carta numero 23 e sento come se arrivasse qua, dopo la torre tipo, no? Cioè per la serie mi sono tolto o tolta un peso. Carta numero 23. Che cos'è per voi la pace? Vuol dire dormire tranquilli perché avete uno stipendio fisso, per esempio, piuttosto che dormire tranquilli perché sapete che non avete più quel collega, quel titolare, quel responsabile che vi sta col fiato sul collo e vi stressa tutti i giorni. Dove sentite la pace dentro di voi? E poi mi viene anche da dire, ricercate posti che vi diano pace. Qui c'è una colomba con un ulivo. Si potrebbe anche trattare di fare pace con voi stessi o con le altre persone. Avevate anche un appeso. L'appeso di solito ci parla di perdono, ragazzi. Quindi, però sento come se avessi bisogno di fare anche pace con voi stessi, pace con le vostre idee. Questo, mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi. Bella carta.
Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita personalizzato con me sulle credenze limitanti mi potete scrivere una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì tratto i temi delle credenze limitanti, ma in modo un po' più generale. Parlo di temi di metafisica, di metamedicina, parlo di quarzi, insomma, sono tutti gli studi che io ho fatto, che ho concentrato e che sto riproponendo nella sezione degli abbonati, insomma. Sono 4 playlist, sono numerate dall'1 alla 3B, 1, 2, 3, 3B e andrebbero viste in ordine di numero, anche i video sono numerati per un motivo e quindi guardateli in ordine progressivo di numero. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!